Manifesto della società italiana del secondo dopoguerra, Nuovo Cinema Paradiso ha ormai raggiunto lo status di classico del cinema italiano. Esempio di metalinguaggio, cinema nel cinema, il film di Giuseppe Tornatore ha ottenuto successo di pubblico e critica in tutto il mondo, conquistando tra i tanti premi l'Oscar di miglior film in lingua straniera nel 1990. L'inizio mostra il personaggio principale, Salvatore Di Vita, regista affermato che vive a Roma. Questi viene informato dalla madre, che abita nel piccolo paese di Giancaldo, in Sicilia, della morte di un certo Alfredo. Salvatore decide di recarsi in Sicilia dopo 30 anni di assenza dal suo paese natale e rivive in un attimo tutta la sua vita. Ripercorriamo quindi gli anni del secondo dopoguerra. Il piccolo Salvatore, per tutti Totò, aspetta insieme alla madre e alla sorella il ritorno del padre, che, come moltissimi italiani, risulta disperso in guerra. È un'Italia segnata dalla miseria, dalle difficoltà economiche che il conflitto ha lasciato, ma Totò ha un luogo dove i suoi sogni e la sua immaginazione si trasformano in realtà, la sala del Cinema Paradiso. Totò stringe un bel rapporto di amicizia con Alfredo, proiezionista dell'unica sala del paese, il Cinema Paradiso appunto. Incantato dal mondo delle pellicole, il piccolo Totò cresce così tra i miti del western americano e i tragici personaggi del neorealismo italiano, scorgendo la magia del cinema attraverso l'obiettivo del proiettore. Allo stesso tempo c'è anche la voglia di scoprire cose nuove, di trasgredire alle regole di una società retrograda e conservatrice che proibisce anche un semplice bacio proiettato su uno schermo. Alfredo insegna i trucchi del mestiere a Totò. E quando un incendio distrugge il cinema, rendendo cieco Alfredo, è proprio Totò che lo sostituisce, proiettando pellicole su pellicole. Sulla tela passano la storia del cinema e della società italiana. Ormai adolescente, Salvatore scopre l'amore grazie ad Elena. Ma le circostanze della vita portano i due a separarsi, con il giovane che insegue il suo sogno nel mondo del cinema fino a fare successo come regista. La figura di Alfredo, importantissima per il giovane, continuerà sempre presente nella memoria e come esempio nei tanti consigli che il vecchio dà al giovane. Tornatore costruisce un mondo che gira intorno al Cinema Paradiso, il luogo dove si incontrano le vite dei personaggi del paese, la gente comune che rappresenta la società e i suoi valori. Il prete che censura le scene piccanti, il pazzo che si crede padrone della piazza, la madre vedova, eccetera. Il messaggio principale del film è quello di cercare il proprio cammino e rincorrere i propri obiettivi, anche quando questi sono un sogno. Nuovo Cinema Paradiso non sarebbe l'opera grandiosa che è senza il tocco musicale del grandissimo Ennio Morricone. La musica del compositore, 2 volte premiato con l'Oscar, evoca malinconia, divertimento e dà vita e colore ai ricordi del protagonista. Il film, specialmente nella prima parte, scorre fluido, con una sceneggiatura incalzante. Il ritmo diminuisce nella seconda parte e alcune scelte narrative del regista distolgono dalla struttura iniziale. Per questo, Nuovo Cinema Paradiso ha diverse versioni. Quella premiata con l'Oscar dura 123 minuti. La scena finale chiude il film in modo commovente e indimenticabile. La leggerezza con cui Nuovo Cinema Paradiso è raccontato è la stessa della commedia italiana classica, ma con uno sguardo introspettivo verso noi stessi e alla nostra essenza, con un taglio più agile, diretto e dinamico.
È un capolavoro che continua ad ispirare generazioni di cineasti, un omaggio al meraviglioso mondo del cinema. Giancaldo, il paesino della Sicilia che appare nel film, non esiste realmente, ma è il nome di una montagna che sovrasta Bagheria, città natale di Giuseppe Tornatore. Il gruppo progressive metal statunitense Dream Theater ha inserito la frase pronunciata da Alfredo dopo l'incendio, "Ora che ho perso la vista ci vedo di più", nel brano Take the Time, presente nell'album Images and Words di 1992. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi aspetto qui per altri video. Arrivederci alla prossima!